Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Doclevo Doc Generici SRL. Ultimo aggiornamento, 7 marzo 2022. Cos'ha Doclevo? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Doclevo durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Doclevo? Doclevo ha un farmaco a base del principio attivo levofloxacina, appartenente alla categoria degli antibatterici chinolonici e nello specifico fluorochinoloni. È commercializzato in Italia dall'azienda Doc Generici SRL. Doclevo può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Doclevo 5 mg/ml Collirio soluzione 1 flacone da 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Doc Generici SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: levofloxacina. Gruppo terapeutico: antibatterici chinolonici. Forma farmaceutica: Collirio. Indicazioni: Doclevo 5 mg/ml Collirio è indicato per il trattamento topico di infezioni oculari esterne di origine batterica in pazienti di età 0-1 anno causate da microrganismi sensibili alla levofloxacina, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Prestare attenzione alle linee guida ufficiali per l'uso appropriato di agenti antibatterici. Doclevo è indicato negli adulti, nei bambini di età compresa tra 0-1 anno e 12 anni e negli adolescenti di età compresa tra 12 e 18 anni. Posologia. Posologia. Per tutti i pazienti instillare 1 o 2 gocce nell'occhio o negli occhi infetti, quando si ha svegli, ogni 2 ore fino a 8 volte al giorno per i primi 2 giorni e, in seguito, 4 volte al giorno dal terzo al quinto giorno. Se diversi trattamenti topici oculari sono effettuati simultaneamente, ha richiesto almeno un intervallo di 15 minuti tra le instillazioni. La durata del trattamento dipende dalla gravità della malattia e dal decorso clinico e batteriologico dell'infezione. La durata usuale del trattamento è di 5 giorni. La sicurezza e l'efficacia nel trattamento nell'ulcera corneale e nell'oftalmia neonatorum non sono state stabilite. L'uso di Doclevo non è raccomandato nei bambini al di sotto di 1 anno di età a causa della mancanza di dati di sicurezza ed efficacia. Uso nell'anziano. Non è necessaria alcuna modifica del dosaggio. Popolazione pediatrica. La posologia è la stessa negli adulti e nei bambini di età 0-1 anno. La sicurezza e l'efficacia della levofloxacina nei bambini di età 0-1 anno sono state stabilite. La sicurezza e l'efficacia della levofloxacina nei bambini di età 1 anno non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Uso oculare. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo levofloxacina, ad altri chinoloni o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Doclevo 5 mg/ml Collirio non deve essere somministrato per via subcongiuntivale. La soluzione non deve essere introdotta direttamente nella camera anteriore dell'occhio. I fluorochinoloni sistemici sono stati associati con reazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi specifici di interazione con levofloxacina Collirio. Dato che le concentrazioni massime di levofloxacina nel plasma dopo somministrazione oculare sono almeno 1000 volte inferiori a quelle, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Doclevo durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Doclevo durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso della levofloxacina in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano effetti nocivi diretti o indiretti riguardanti la tossicità riproduttiva. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Doclevo altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Nel caso si presentassero alcuni effetti transitori sulla vista, si deve consigliare al paziente di attendere la loro scomparsa prima di guidare veicoli o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Nel 10% circa dei pazienti si possono manifestare reazioni avverse.
Le reazioni sono generalmente classificate come deboli o moderate, passeggere e generalmente limitate alla zona oculare. Lista tabellare delle reazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La quantità totale della levofloxacina in un flacone di collirio è troppo bassa per indurre effetti tossici dopo ingestione accidentale. Se ha ritenuto necessario, il paziente può essere osservato da un punto di vista clinico e possono essere intraprese misure di supporto. In seguito ad un sovradosaggio locale di levofloxacina 5 mg/ml collirio, gli occhi possono essere lavati con acqua pulita a temperatura ambiente. Popolazione pediatrica. Le misure da prendere in caso di sovradosaggio sono le stesse negli adulti e nei bambini di età 0-1 anno. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Oftalmologici, antinfettivi, fluorochinoloni. Codice ATC S01A05. La levofloxacina ha l'isomero L della sostanza medicinale racemica ofloxacina. L'attività antibatterica dell'ufloxacina risiede principalmente nell'isomero L. Meccanismo d'azione. Come agente antibatterico, proprietà farmacocinetiche. Dopo l'instillazione oculare, la levofloxacina ha ben mantenuta nel film lacrimale. In uno studio su volontari sani, le concentrazioni medie di levofloxacina nel film lacrimale misurate 4 e 6 ore, dati preclinici di sicurezza. Effetti preclinici sono stati osservati solo ad esposizioni considerevolmente superiori alla massima esposizione nell'uomo dopo instillazione di levofloxacina 5 mg/ml collirio, soluzione, indicando una scarsa rilevanza per l'uso clinico. Studi, elenco degli eccipienti: sodio cloruro, sodio idrossido, E524, acido cloridrico, E507, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Doclevo a base di levofloxacina sono Floxistil, Floxine, Kinofta, Levodrop, Oftaquix, Collirio, Visuflox. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.